E benvenuti fratelli e sorelle di cammino e continuiamo questo secondo video tratto dal primo volume di Svegliatevi figli miei, una raccolta fedele sulla vita e sugli insegnamenti della Santa Mata Amritananda Mahi. Se siete arrivati solo ora in questo video vi consigliamo di ripartire dal primo, che ve lo mettiamo qui in descrizione, e seguire un po' la logica di tutta la collana, così da seguire anche la meditazione settimanale che si conduce, anche perché tutto il testo e la vita di Amma ha anche una sua logica anche di insegnamento, quindi consiglio di ritornare al numero 1 e riprendere tutta quanta la strada, diciamo, dei vari insegnamenti e gustarli anche settimana per settimana, con un nuovo insegnamento, una nuova riflessione, una nuova pratica anche da attuare in modo settimanale. E riprendiamo quindi questo secondo, diciamo, capitolo che si trova sul libro, e come sempre io cerco di sintetizzarlo e di ampliarlo con immagini e riflessioni, e lo intitoliamo in questa domanda un po' particolare che è: Dio è crudele? Questo perché? Perché se entriamo subito nel vivo, uno studente chiede: madre, molti sono gli uomini che soffrono in questo mondo. Alcuni sono ricchi e felici, ma tanti altri muoiono di fame. Com'è possibile dire che Dio è compassionevole? Non è Dio crudele? E Amma risponde: figlio mio, Dio è solo compassionevole. La sua grazia non smette di fluire verso di noi, ma dobbiamo esserne degni. L'acqua del fiume non smette di scorrere. Costruiamo uno sbarramento e ci lamentiamo di non avere più acqua. Siamo noi che abbiamo costruito lo sbarramento. Il flusso costante della grazia di Dio scorre verso di noi quando avremo distrutto lo sbarramento dell'ignoranza e dell'ego che noi stessi abbiamo costruito. Nostra madre ci ha messi al mondo, poi ci ha educati. Non avremmo potuto fare nessun progresso se non l'avessimo obbedito. Accusare Dio di crudeltà equivale a biasimare nostra madre per la nostra disobbedienza. Noi siamo tutti nella stessa situazione. Dio, il Creatore, ha dato all'uomo la possibilità di discriminare l'eterno dal non eterno. Se noi non sappiamo servircene, quindi discriminando, commettiamo degli errori. Così ne raccogliamo sofferenza. Avvicinandosi alla foresta, una madre dice al suo figlio: figlio mio, non andare nella foresta, vi è un incendio e degli animali feroci. La madre deve essere biasimata se il figlio, nonostante tutto, va nella foresta? Ecco, questa prima risposta già apre un capitolo enorme anche qui su una questione molto complessa, perché soprattutto nella visione atea, già a prescindere il credo o non credo di Dio, ma in una seconda battuta è una forma di ingiustizia anche sugli avvenimenti, su quello che succede. Pensiamo anche ai bambini che nascono e sono abortiti, pensiamo alla sofferenza già in giovane età, pensiamo ai posti del mondo dove tutt'oggi c'è la guerra. In situazioni ognuno di noi può vivere fasi di tristezza e di disperazione o fasi di gioia, chi è ricco, chi è povero, insomma in una visione, diremo così, umana, ma anche logica, mi viene da dire, iniziare a pensare che Dio è crudele e non compassionevole sicuramente è qualcosa che viene da sé, viene per scontato. Però Ma qua ci mette in guardia su un punto che apre uno scenario veramente particolare e profondo. Dice: il sunto è che Dio è compassionevole, cioè per chi ha raggiunto questa fonte di verità in un modo attraverso un'identità, attraverso diverse ricerche interiori, possiamo spaziare in qualsiasi ambito religioso e spirituale e troviamo una comunanza di esseri realizzati o comunque noi consideriamo santi, che reputano l'incontro con questa realtà una forma di pacificazione. Non c'è realtà religiosa che non dica questo, quindi iniziamo a trarne delle linee, se volete anche con un percorso logico, perché abbiamo bisogno anche di arrivarci in modo logico. Quindi
Tutti i grandi maestri hanno detto che l'incontro alla fine di questa realtà è benedizione, è pace, è in India dicono Ananda, c'è uno spazio appunto di bellezza e di gioia. La sua grazia non smette di fluire verso di noi, quindi diciamo che questa realtà è onnipresente, presente in ogni secondo, ora qui a tutti noi. Come dire, il sole continua a illuminare la terra e c'è chi se ne accorge e chi non se ne accorge. Potremmo dire ancora in modo più complesso, quando la terra va nell'oscurità, cioè entra nella notte, per molti è arrivata la notte. Per la maggior parte di noi che vivono nell'aspetto duale, la notte è un fatto molto concreto, ma per la visione di colui che vede, comprende che il sole è ancora di là che sta splendendo e che la notte è una semplice variazione della luce. La sua grazia non smette di fluire verso di noi, ma dobbiamo esserne degni. In quel degno ci sta anche un concetto di visione chiara, di pulizia profonda, di percorso interiore di apertura, di permettersi e permettere questa visione che avvenga attraverso un processo di rettificazione che tutte le vie spirituali conclamano e annunciano in varie forme come necessarie. L'acqua del fiume non smette di scorrere, costruiamo noi uno sbarramento e ci lamentiamo di non averne più acqua. Quindi questa realtà che soggiace interna a ogni cosa è in qualche modo pulsante, ha diversi livelli, potremmo dire, di bellezza. Noi reputiamo livelli, in realtà lei è sempre presente alla massima bellezza. È che noi mettiamo diversi filtri fino a oscurarla. Mi viene in mente come chi guarda il sole durante il giorno con un telescopio ha bisogno di un filtro molto forte, altrimenti si brucia la retina. Questo filtro permette di poter vedere il sole ed è un filtro molto scuro. Mi viene in mente allora il concetto che noi mettiamo diversi filtri diverso a questa realtà. Cioè, quindi qua pone la responsabilità non tanto a una realtà esterna che può portare sofferenza o non sofferenza, o dispiacere o piacere per alcuni, dispiacere per altri, ma tutto dipende da che filtro abbiamo noi. E quindi se ne siamo consapevoli e quindi se ci lavoriamo per farlo risplendere questo filtro. E dice ancora, il flusso costante della grazia scorrerà verso di noi quando avremo distrutto lo sbarramento dell'ignoranza e dell'ego. L'ignoranza la basa sul fatto di discriminare tra ciò che è eterno e ciò che non lo è, ciò che è eterno e ciò che non lo è. Mamma mia, su questo punto siamo tutti completamente in un labirinto pensando che tutto sia tremendamente, come dire, ciò che è effimero sia eterno. Pensiamo ai nostri lavori, le nostre case, mogli, mariti, figli, tutto ciò che creiamo lo viviamo un po' come senso di eterno, quindi nel momento in cui questa cosa finisce ci disperiamo. Ovviamente anche il nostro corpo, se ci facciamo male, se andiamo in ospedale, e persino la morte è un elemento di estrema sofferenza. Ma tutto questo sta inquadrando sul fatto che c'è un errore di fondo sulla discriminazione di ciò che è eterno e ciò che non lo è. I principi che soggiacciono all'aspetto universale hanno delle sue leggi. Hanno delle sue leggi che hanno un aspetto di coerenza, delle leggi universali che in tantissimi filosofi, ricercatori sono stati poi codificati in diversi modi, con diversi linguaggi, in diverse forme di credo religioso, spirituale o di precetti, ma tutti ritornano su leggi molto simili. Alla fine si potrebbero equiparare una manciata di principi. Diciamo che questi principi sono all'interno della realtà. Ora, se noi iniziamo ad andare verso una dimensione di comprensione di questi principi, che hanno una sua logica, come dire anche l'amore ha i suoi principi. L'amore non è qualcosa che è esente a un modo di viverlo.
diciamo alle sue leggi anche. L'amore, possiamo poi spazzare in diversi argomenti dell'amore, ma anche questo ha le sue leggi. Ogni cosa ha delle sue leggi, ha dei suoi principi. La legge non deve essere interpretata come qualcosa però come lo vediamo noi in società, c'è qualcosa che ci viene imposta da un ente poco saggio spesso e volentieri, no? Che segue delle regole di convenienza, eccetera. Qua parliamo invece di qualcosa che sostiene i mondi. Questo tipo di realtà intrinseca, questa saggezza intrinseca, è una saggezza che porta un equilibrio inequivocabile e l'equilibrio è bellezza, è perfezione, l'equilibrio è un qualcosa che continua a condurre vita e ha un suo profondo bene. È complesso da arrivare a questa percezione se non lavoriamo nel togliere queste barriere, questi filtri. È complesso perché non potremo vedere con chiarezza questo tipo di equilibrio. L'equilibrio riusciamo a vederlo al momento in cui noi stessi ci avviciniamo a questo equilibrio, noi stessi ci facciamo equilibrio. Quindi il lavoro che ci sta tremendamente, come dire, sottolineando Amma è che per poter riuscire a comprendere la bontà dell'esistenza e quindi uscire nel suo dualismo tra bene o male, dobbiamo andare verso una dimensione aduale, cioè una dimensione solare. Come dire, abbiamo qua il buio della notte e il giorno. Questo è come dire il bene e il male nella vita, ma noi dobbiamo andare a qualcosa che non ha contrari, che si chiama amore, qualcosa che non ha contrari, che è il sole splendente al di là dello spazio-tempo della notte che noi vediamo. Se noi cominciamo a avvicinarci a questa identità, piano piano percepiamo che tutta la manifestazione delle parti di contrazione, quindi oscure, le parti di espansione, quindi chiare, fanno parte di un gioco pulsante di vibrazioni, ma che non è nient'altro che la pulsazione della vita, al di là della quale c'è una luce continua che mantiene tutto e non è giudicabile nelle sue parti scure e chiare. Questo lo è dallo spazio duale, dallo spazio appunto terrestre, dalla visione contratta dell'uomo che ha in sé molti filtri, molte dighe e quindi vede in modo parziale. Ritorniamo alla lezione precedente, la visione solamente di quel raggio di luce con quell'insieme di pulviscoli nell'aria, perché è selettivo l'uomo, è selettivo nel suo dolore, nel suo passato, in quello che ha vissuto. Per esempio, se noi ci ricordiamo i nostri genitori, spesso ci salgono a mente le cose negative o degli episodi negativi. Il nostro corpo, la nostra mente è selettivo sulle parti negative. Non riusciamo ad avere una visione d'insieme su tutte le parti positive anche che ci sono nella vita, che continuiamo a vivere, a vedere. Ve la dico con un'altra interpretazione, visione che ho avuto, che è abbastanza chiarificatrice. Immaginate di essere voi come un bicchiere pieno di acqua, ma pieno di pulviscoli, è torbida quest'acqua perché ha diversi elementi in sospensione. Immaginate che c'è una luce che li sta passando. Noi siamo questo bicchiere con questi pulviscoli in sospensione e diciamo che non esiste Dio, ma non esiste neanche questo bene, per quanto ci dicono che questa grazia è dovunque e in ogni momento presente, perché siamo pieni di pulviscoli, siamo pieni di resistenze, siamo pieni di elementi che filtrano e impediscono alla luce di passare attraverso il bicchiere. Anzi, la oscurano. Ci sono persone che hanno il bicchiere quasi nero da questo punto di vista perché l'hanno molto riempito di questi elementi galleggianti. Ora, per qualche strano motivo, facciamo un percorso di ricerca, facciamo un percorso interiore. E cosa succede? Che iniziamo a comprendere che bisogna decantare questi pulviscoli, lasciarli cadere a terra, trasformarli, trasmutarli. Questi elementi in sospensione lentamente, con un lavoro di rettificazione interiore, lentamente vanno a depositarsi sul fondo e per magia noi incominciamo a intravedere la luce dentro questo bicchiere e diciamo che è qualcosa di miracoloso, qualcosa che è arrivato a un certo punto nella nostra vita. La verità, vista da fuori però, è che questa luce passava sempre da lì,
è che il bicchiere con i suoi pulviscoli impediva in quanto filtrava questa luce. A questo punto noi facciamo continuamente questo lavoro di rettificazione e la luce penetra nel bicchiere e lo fa risplendere completamente e quindi noi percepiamo questa grazia dovunque, percepiamo la bellezza della luce in ogni cosa. Ma che cos'è questo? Qualcosa di esterno, qualcosa di interno? A cosa è dovuto tutto questo? A chi possiamo ricriminare la crudeltà di non aver avuto questo e avere avuto l'impedimento per viverlo? In prima battuta Ma ci dice intanto che la resistenza fa parte di noi, questi principi eterni, questo padre e madre universale che ci ha dato il dono della vita, in cui siamo immersi, ha posto delle leggi, mettiamo così, come noi possiamo interpretarle. E queste leggi che sono legate alla vita, se noi non le comprendiamo e facciamo un po' quello che vogliamo, in qualche modo andiamo nella foresta con l'incendio, con gli animali feroci. Quindi andiamo a nostro rischio e pericolo di iniziare a creare tutta una serie di risonanze, di tensione, di filtri, di dighe e quindi questa luce diminuisce di splendere. Però l'azione di responsabilità è prettamente umana, è l'azione di decidere o non decidere, di permettere che questa grazia possa entrare. E come si fa a farlo? Incominciando ad avvicinarsi verso queste leggi, comprendendo un primo punto, ciò che è reale da ciò che non è reale, ciò che è eterno da ciò che non è eterno. È un discorso di immersione nella vita. Quando vediamo con più chiarezza questo, l'attaccamento e tutti gli aspetti di sofferenza incominciano a prendere un altro piano di visione. I pulviscoli incominciano a decadere, la luce inizia a passare e noi percepiamo una grazia che è sempre stata presente. Ne capiamo questo però solo quando questa luce incomincia a penetrare con forza e ci rendiamo conto che era sempre lì, perché ci ricordiamo che era sempre stata lì. È una questione di ricordarsi, perché era presente anche prima, come il sole adesso è presente anche se è notte o anche se è giorno, continua a essere sempre lì al di là del tempo e del dualismo. Quindi ricordare è la chiave anche di tutto questo processo e da qui iniziamo ad aprire un cammino di comprendere chi siamo veramente, cosa c'è dietro la nostra realtà, a tutti questi filtri che la società, l'educazione, tutto questo mondo di realtà che viviamo in ogni momento ci impone. Quindi, poveri noi, perché siamo noi coloro che si creano un inferno, o siamo noi coloro che possono crearsi un paradiso. Quindi c'è un atto di grande responsabilità nell'utilizzare bene gli strumenti che ci sono stati dati. Non è qualcosa di esterno che ha un male dietro, ma è un'opportunità incredibile, universale, una possibilità magnifica, realizzativa che c'è a tutti noi proposta. La complessità è di iniziare a diventare degli operai addetti alla luce che comprendono però questi principi. Quindi Amma qua ci riporta al fatto che non dobbiamo pensare in questo modo, dobbiamo incominciare noi a discriminare da ciò che è appunto eterno da ciò che non lo è. E con questo concludiamo la seconda meditazione diciamo tiriamo una sintesi anche di questo incontro di Amma che col suo studente appunto si confronta su questo aspetto di crudeltà di Dio. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo lavorare questa settimana? Beh, sicuramente iniziamo qui un tema sulla sofferenza, perché vedremo che anche i capitoli successivi parlano ancora del tema del dolore. Quindi il dolore che abbiamo, la sofferenza, le contrazioni che abbiamo durante il giorno. Le contrazioni, il dolore è qualcosa che ci conduce tutti i giorni. Tutti noi siamo completamente immersi in contrazioni giornaliere. La questione è che noi non ci facciamo mai una domanda. Intanto, da dove è arrivata questa contrazione? E chi l'ha creata questa contrazione? È sempre dovuta a qualcosa di esterno? Riflettiamoci bene.
o è la reazione nostra interna su quel qualcosa di esterno che va a essere indagata? Quindi questa settimana osserviamo come noi reagiamo a tutte le questioni che ci arrivano. Reagiamo a queste situazioni con un giudizio interno tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra le nostre contrazioni di mancanza, le nostre contrazioni di giudizio. Proviamo a osservare dall'interno quando sentiamo dolore che cosa succede intanto, che cosa stiamo pensando a riguardo, che cosa va a toccare dentro di noi e aiutiamoci con questa prima ancora che Amma ci pone, proviamo a vedere ciò che è reale da ciò che non è, intendendo con questo ciò che è eterno da ciò che non lo è. Ciò che non lo è significa qualcosa che non ti rimane, che si trasforma, che è cangiante, che è impermanente, che non è presente domani o si trasformerà domani. Fatti una domanda: se qualcosa non rimane uguale domani o dopodomani, quanto è la sua verità? La verità è qualcosa che rimane uguale nel tempo. Se qualcosa non rimane uguale nel tempo, non è verità, è qualcosa che si trasforma in qualcos'altro. È vero ciò che rimane, è vero ciò che si mantiene nel tempo. Quindi chiediti la verità delle cose che hai intorno, quanto effettivamente hai aspettative su queste e quali sono le loro essenze vere. Guarda fino in fondo ciò che è veramente vero. L'attaccamento al corpo, l'attaccamento alla bellezza, l'attaccamento al denaro, l'attaccamento alle case, l'attaccamento ai soldi, l'attaccamento al tuo successo. Guarda nel tempo questo che cosa rimarrà effettivamente e da qui comprenderai che cosa è vero e cosa non lo è, cosa rimane e cosa non rimane. Questo non vuol dire che devi spazzar via tutto, ma vuol dire che devi entrare con un'altra ottica. Vuol dire che tutti questi pulviscoli che metti in movimento tutti i giorni inizi a lasciarli decantare, perché la tua attenzione verso tutto questo in una visione discriminante inizia a scendere, perché non crei più tensione e lentamente i pulviscoli scendendo lasciano passare la luce e la sua grazia che è sempre stata presente. Io vi ringrazio, fratelli e sorelle, per questa attenzione. Chiedo la protezione e benedizione di Amma a tutti voi e a tutti noi per continuare questo cammino. Vi abbraccio e ci sentiamo settimana prossima.